83 a seconda. Action! The Lorenzi family, get dressed and go outside. Action! Go, go, go! Marco, are you crazy? Every minute on the street could cost us our lives. They're coming! Hide! I'll try to guard them. Pick up away from me! Pick up the whole dialogue from the top. Okay, let's line up for the next one. Allora, ci troviamo a Roma nel 1944-45, quindi a cavallo degli ultimi 2 anni della Seconda Guerra Mondiale. Con il rastrellamento del ghetto, insomma, la deportazione degli ebrei del ghetto. La storia parte da prima dei rastrellamenti, quando sì, gli ebrei dovevano stare nel ghetto, ma tutto sommato abbastanza indipendenti e liberi, per cui da una situazione quasi di normalità passiamo in un attimo, in un secondo, al dramma più acceso, più vivo. That it was quite difficult to that time. Jews were taken away, were murdered, yeah? And the whole world looked for Pius XII. What would he say to all this horror? His coming to terms with the consequences of being silent, and yet in his silence, trying to do as much as he could. In Olanda, quando i tedeschi avevano deportato e poi trucidato 40.000 ebrei perché i vescovi avevano pubblicamente condannato le azioni dei nazisti. Se il Papa dovesse alzare la voce, quanti ebrei morirebbero? È questo che gli dico, è difficile prendere delle decisioni quando sai che le tue parole probabilmente incrementeranno le deportazioni. He understands that if he speaks out, his neutrality is gone, and he becomes an enemy of Germany, and Germany is in control of Italy. The challenge, obviously, is what I've heard from PXII was all the controversy around. And what I've tried, and I think what Christian, the director, wants to do, is to make it not so pontifical, but more human. Alessandra? Vengono narrate 2 storie. Sono praticamente 2 storie parallele. La storia di Pio XII, la linea del Papa racconta a livello politico, noi a livello del popolo. Papa Pio XII fa da sfondo, da musica, da colonna sonora alla storia dei ragazzi. At the base of it all, I think we have an amazing love story, which is portrayed by Marco Foschi and Alessandra Mastronardi. We've managed to find life within these characters that are running for their lives. I love you, Davide. I always loved you. Once again, beautiful, beautiful, same thing, and action. Non è solo il fatto di immedesimarsi in una ragazza di 20 anni, ma di immedesimarsi in una ragazza di 20 anni ebrea. È una realtà molto, molto, molto pesante. Durante il rastrellamento, le leggi razziali e tutto quello che è successo in quegli anni. La sopravvivenza e tutto quello che è basico nella vita diventa fondamentale. Dover essere sempre in allerta, il non poter
non poter stare a casa tua. Trovandosi a girare delle scene magari con dei soldati che ti mettono al muro e ti puntano un fucile, pensare che queste cose i nostri nonni le hanno vissute davvero e quanti racconti anche ci hanno fatto nella nostra infanzia di queste cose fa davvero venire i brividi. It's gotta be a surprise. We think he's gone. As he goes, it's clang, like that. Then everybody will jump. Think of Halloween movie. Suspense. Durante il periodo del rastrellamento delle leggi razziali viene dato l'ordine ai conventi, alle chiese di aprire le porte a tutti, indipendentemente se sono cristiani che scappano, se sono ebrei che scappano, quindi ed è una cosa che non tutti sanno, che in realtà la Chiesa proteggeva tantissimi ebrei scappati. Vestiti da preti, vestiti da suore, questo gruppo di ebrei riuscì a salvarsi. In posizione, sorelle. I conventi e le chiese sono territorio neutro, cioè territorio appartenente al Vaticano, quindi i tedeschi non hanno nessun potere di entrare in una chiesa per setacciare, per cercare ebrei. And not only in churches and convents, inside the Vatican too. My part is General Wolf, Karl Wolf. He really existed. He was the head of the Germans in Italy at that time. Wolf was a power-driven man who was fearful of Hitler. I even spoke to his niece in Germany. Meanwhile, she's 81, and she told me quite a lot about her uncle. Very ambitious, very, how would you say, women liked him. I'd like to propose a toast to our Führer. I directed the miniseries on Hitler before that, so I was quite familiar with the era and the time. I've talked to several people that lived at that period, you know, from people in Jewish community. One of my deepest, dearest friends is a survivor, and we have been working on her story, so I am well aware of many of the things, not specifically in Rome. A lot of people here in Italy didn't really know what in fact was going on in Poland in concentration camps. I miei nonni sono scappati in Argentina durante la guerra, hanno vissuto 14 anni là perché ebrei. Mio nonno neanche mi ha raccontato che in quegli anni a loro lì a Napoli non arrivò neanche lì la notizia che che c'era la deportazione. Non ci deve essere sosta, quando sparano a quello, per voi non è successo niente, continuate a mandare gente, è uno dei tanti, uno in meno da trasportare, un'altra... There's an Edmund Burke proverb that is the only way for evil to flourish is for a good man to do nothing. Chuck!
you have to play a character like this, I think it works just about the thinking. Orders were orders at that time, and orders had to be followed. These people were raised like this. We must absolutely defend our positions, gentlemen, so that our troops can retreat to the north without losing too many men. Now, Wolf is telling everybody they have no more time. And now they have to put a plan in action to abduct the Pope. We must react now, General. The situation is deteriorating. If we don't abduct His Holiness immediately, I cannot guarantee a safe transfer. I've done all my scenes until now, except the big scene with the Pope. The Pope tries to reach what is left of the human soul inside Wolf. I'm a bit nervous, but actually I'm really looking forward to this. Yeah. I'm looking forward to work with James Cromwell. I mean, he's such a fine actor. I am a soldier. No! Above all, you are a man. I am trying to see in the depths of your being if there is still a ray of light. This film is about that, about finding the light. And through spirituality and through guidance, there's always a light at the end of the tunnel. Suore e preti, dai. I tedeschi fascisti in pausa, vai. Come fa il cane? Uff, come fa il gatto? Miau, miau, come fa la cicogna? Sto a girare con sta tunica, col velo. Agosto a 50 gradi. Shooting in Rome in August was our way to be able to recreate that and to be able to put German tanks and trucks and Kubelwagen, you know, on the Lungo Tevere. C'è una Roma del ghetto, c'è una Roma dei monasteri, delle chiese che hanno ospitato e rifugiato tanti ebrei, c'è una Roma delle stanze del Vaticano. And Viterbo, because of the nature of the city and because it hasn't been touched too much over the years, helped us completing, you know, the whole backdrop of the movie. Ci troviamo oggi a Villa Lante, costruita dal Cardinal Gambara nel 1542. A lui subentrarono il Lante della Rovere, che poi diedero il nome a Villa Lante. Grazie, siamo in scena. Scusate. Sul blue screen inseriremo i giardini vaticani, probabilmente la cupola di San Pietro vista dalla parte posteriore. Abbiamo molte scene sul blue screen perché non potendo girare dentro i giardini vaticani dobbiamo fare qualche trucco. The help obviously of the Vatican shooting inside, you know, amazing places like in Palazzo della Cancelleria. Questo credo sia la sala del Vasari. So we shot under Ponte Sant'Angelo, Ponte Sisto, like at 5 o'clock in the morning. And we recreated the Jewish ghetto in a studio that was really amazing. And Carmelo Agate, who's a production designer, who's really, really particular of color palette and beautiful scenic painting, allowed us to recreate, you know, amazing sets. Siamo negli anni 40 e abbiamo ricreato questo ghetto in questa costruzione già esistente.
Sul blue screen andremo a inserire il Portico d'Ottavia, che è uno sfondo ideale per ambientare questa piazza nel ghetto storico di Roma. La magia di questo film è Christian Duguay. Christian, il regista. Really, it's a pleasure to work with Christian. Yeah. Il nostro regista lo sta girando. Decisamente è lui il mago. I just love him. Io farei una panoramica su loro due. Noi abbiamo parlato così seriamente, no? Di tutto questo, ma in realtà la nostra destra... Niente, stavo cercando di tappare un rigagnolo d'acqua che faceva rumore ai microfoni. No, fate vedere come facevate. Tac? La magia del cinema.